Ciao a tutti ragazzi e bentrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Quella che vedete davanti a me è la Lykugan Rampage Innova del team Soudal Lykugan International, che è sostanzialmente la bicicletta da gara, una delle biciclette da gara che verrà utilizzata prevalentemente dal team. È una bicicletta di cui abbiamo parlato molto sul canale, una bicicletta che possiamo dire quasi ibrida perché ha un sistema di sospensione posteriore che è strutturale, realizzato, ideato, inventato da quella mente che è Roberto Gallo. Il sistema della Rampage Innova si chiama ISS, un sistema che è stato presentato più di un anno fa, ma che nel corso dell'anno i ragazzi continuano a sviluppare, a testare per andare a trovare le migliori impostazioni che poi, come abbiamo visto nel corso di questo 2023, Lykugan trasporta anche nelle biciclette di serie, quindi tutta quella che è l'innovazione sviluppata da Leopards e dal team poi viene portata nella produzione. Ma adesso andiamo ad entrare dentro il montaggio di quest'anno che utilizzerà il team. La grande novità, lo vedete già da voi stessi, è il giallo sull'anteriore, ovvero quest'anno il Soudal Lykugan utilizzerà tutte le sospensioni, soprattutto le forcelle, marchiate Öhlins. In questo caso è la RXC34 M1 con testa in carbonio, quindi forcella distribuita in Italia da Andrani Group con 3 posizioni, aperto, intermedio e tutto chiuso. A comandare queste 3 posizioni c'è proprio il comando remoto realizzato direttamente da Öhlins, tutto in alluminio lavorato dal pieno, veramente bellissimo. A supporto di questo controller abbiamo anche il joystick di Yep Components che va a controllare quello che è invece il dropper post di DT Swiss, in questo caso perché è montato sulla 27.2. Sulla alta bicicletta del team, la Crossfire, invece ci sarà proprio il reggisella Yep Components Podio Carbon Plus, di cui trovate il test qua sul canale. Rimane invariato quello che è il reparto ruote con le Ursus Diablo proprio studiate e sviluppate insieme al team da Ursus, e le coperture che sono le super affidabili e super usate dal team Maxxis. All'interno dei copertoni sono anche presenti gli inserti antiforatura Pack Evolite di Andrani Group. Piccolo dettaglio che si nota poco ma che è collegato col mondo della forcella sono i perni, che sono in titanio e realizzati direttamente da Meti di Dante Codeluppi. Di Ursus anche il manubrio, che è manubrio integrato, quindi completamente in carbonio, su cui sono applicate le leve dei Magura MT8 Carbon con disco da 160 anteriore e 160 posteriore, e i dischi sono gli Shark di Galfer, così come le pastiglie sono realizzate direttamente da Galfer. Grande novità è tutto il reparto trasmissione, perché se il cambio posteriore è sempre affidato a SRAM come negli anni passati, è cambiato tutto il resto. Qui abbiamo il gruppo quasi completo XXSL Transmission, il nuovo T-Type. Se il team l'anno scorso utilizzava guarnitura e pacco pignoni di Leonardo Ingegno Italiano, qui invece si è passato a una cassetta XXSL standard, ma all'anteriore invece troviamo delle corone molto particolari, sono le Cruel Components, e abbiamo già visto qui alla presentazione qualcuno utilizzare la 36 come in questo caso, ma qualcun altro addirittura la 38. I pedali sono i leggerissimi HT, e per far girare al meglio, per far girare il più velocemente possibile le corone di Cruel Components, ci pensa Roberto Gallo. Infatti quest'anno non sarà solo Leopards a utilizzare il nuovo Center Power, ma sarà tutto il team, tutti i ragazzi del team, tutte le biciclette saranno montate con il nuovo movimento centrale iperscorrevole Center Power di Roberto Gallo. I ragazzi del team siederanno su SL Italia, naturalmente il modello a scelta a seconda dei vari rider. Questa è la SLR Pro Team. Ultima chicca finale è portaborraccia, e naturalmente borraccia Ethic Sport, che è da tanti anni ormai sponsor del Soudal Lykugan International Team. Il peso di questa
Rampage Innova è di... Quindi questa ragazzi è la Lykugan Rampage Innova del team Soudal Lykugan International. Come al solito un bel like, iscrivetevi al canale e soprattutto gas aperto. E ha vinto anche il furgone che passa!